Continua il nostro viaggio alla scoperta della costa nord-est del Brasile. Oggi arriviamo a Maragogi, un piccolo paesino a sud di Porto de Galinhas, dove ci aspettano altre spiagge da sogno, rovine di antichi monasteri e soprattutto un tempo da lupi. Ma non ci faremo di certo fermare da un po' d'acqua e nel caso balleremo sotto la pioggia. Siamo già pronti per ripartire. Prossima destinazione, Maragogi. È un altro dei posti di cui avevamo sempre sentito parlare, dicono che il mare è meraviglioso. Sempre in questa parte qui del nord-est, dovremo andare a sud per circa un'ora e mezza, sono 80 km, sempre con la macchina noleggiata che abbiamo preso ieri. C'è stato tutto nei bauli, perché vabbè, noi siamo abbastanza minimalisti, però ci sono anche le valigie dei miei genitori e quindi vi porteremo con noi a Maragogi. Eccoci arrivati a Maragogi. Questa è la nostra camera, semplice, vicinissima alla spiaggia. Abbiamo anche questo soggetto non identificato che penso sia un cane. È molto carino, però non so cosa sia. Mirko, secondo te che è? Un barboncino potrebbe essere. Un barboncino. Ah, questo è il nuovo look di Mirko. Mirko cambia look molto spesso. Super Mario. Ma la cosa che amo di più è questa. Le palme fuori. Oggi il tempo non è dei migliori qua a Maragogi. Non si sa se pioverà ancora perché ha piovuto tutta notte oppure no, oppure se non pioverà più. Quindi prima di andare in spiaggia siamo venuti a vedere le rovine di un antico monastero benedettino e sono molto conosciute qua. Sono praticamente a 5 minuti di macchina dalla nostra posada, che è più o meno a 50 metri dal centro di Maragogi. In realtà non c'è un vero e proprio centro di Maragogi, né storico e né diciamo proprio di città. Maragogi è un paesotto, un piccolo paese che si sta sviluppando negli ultimi anni grazie al turismo. Perché? Perché Maragogi è conosciutissima per le sue spiagge, circa 10 spiagge, che hanno all'incirca 5-6 km dalla costa delle piscine naturali. Sono piscine naturali come quelle che abbiamo visto a Porto de Galinhas. Per venire qui a vedere le varie spiagge, piscine naturali e altre particolarità che vedremo nei prossimi giorni è necessario sempre controllare la tabella delle maree, quindi la marea deve essere sempre bassa. Questo monastero è stato costruito nel 1643, è rimasto in funzione, quindi come chiesa parrocchiale e anche come convento, fino al 1840 circa, e per poi essere completamente abbandonato. Quindi adesso ciò che rimane sono proprio delle rovine del convento, e il luogo è paesaggisticamente incredibile. Adesso purtroppo il tempo non ci aiuta molto perché essendo uggioso non spicca bene, però davvero C'è anche un cimitero. ha degli scorci incredibili. Poi c'è anche un cimitero, noi abbiamo tantissimi cimiteri. Particolarità cimiteriatoriale. Non si dice così. Cimiteriale. Le tombe hanno questa struttura casettina dove vedete sono i resti di candele, la cera proprio che si è sciolta, vengono posti qua e ce le hanno tutte, 1, 2, 3, 4, 5, alcune hanno anche delle monete. Così vengono riparate dal Vento, che di solito tira sempre dal mare, dall'oceano verso di qua. Non sono come le nostre così elaborate, e soprattutto tipo manca la classica luce o mancano i fiori, ecco, di solito non ci sono tanti fiori. Qualche fiorellino secco c'è, ma è secco. Secco. È secco.
amiamo i luoghi con questo fascino decadente. Ha già ricominciato a piovere, ci dirigiamo sulla macchina e andiamo a vedere un'altra particolarità di questo posto. Comunque Maragogi abbiamo cambiato lo stato, non siamo più in Pernambuco ma siamo in Alagoas, che è appena sotto, e la capitale è Maceió, che dicono che sia un altro posto molto carino, però è città, ecco, noi amiamo di più i paesini. Questa è una fabbrica di biscottini di gomma, tipici proprio qui di Maragogi. Sono di tipi diversi, questi sembrano conchiglie, questi invece più come dei piccoli gnocchetti. Sono sempre questi di gomma, però come conchiglia. Assaggia. Buoni. E posso mangiarli anch'io perché non c'è il latte, ma c'è solo il latte di cocco, quindi anche per gli intolleranti al lattosio sono buonissimi. Buono questo, molto buono. Cos'è? Questo è come quello di prima, però dentro la farina, dentro il cocco grattugiato, dovrebbe avere uovo, margarina e zucchero, però si sente meno lo zucchero, è andata via la corrente. Va bene. Blackout, vogliono rapirci. Sì. Noi mandiamo due biscotti. Abbiamo comprato uno di ognuno, intanto qui ha iniziato di nuovo a piovere. Olè! Sono ancora le 10. Non sono ancora le 10, dice Mirko. Che alle 10 dovrebbe smettere di piovere, ma non sarà così. Dove siamo arrivati, Mirko? A Japaratinga. Un ridente paesino accanto a Maragogi. Vediamo se intanto si apre il cielo e facciamo un giro in questo paesino. Japaratinga Beach o Praia do Japaratinga con Bassa Maria, cioè abbiamo passato il picco della Bassa Maria e adesso pian piano si alzerà. Questa è la spiaggia con un po' di nuvolazzi, però là si sta aprendo, sempre fiduciosi, sempre pensiero positivo. Ci sono tantissime persone che tutti i giorni vengono a cercare specie di molluschi come delle piccole vongoline con cui poi fanno da mangiare. Oggi è domenica e di solito i brasiliani la domenica amano venire in spiaggia con le loro casse per ascoltare la musica e bere birra. Oggi purtroppo ce ne sono pochi, veramente pochi, e si sente un po' di musica in lontananza, qualcuno che è arrivato, ma ovviamente insomma il tempo non è dei migliori. A Maragogi ci staremo solo qualche giorno, quindi che sia un buon tempo o che non sia un buon tempo ci piace l'idea di vedere queste spiagge e quindi le vediamo anche così. Vai fuori, via! Andiamo, papà! Rebecca intanto fa correre i due uomini della famiglia. Qui camminando sul lungomare di Japaratinga si vedono proprio i pezzettini di corallo che purtroppo sono morti, attaccati alle alghe. Ce ne sono davvero tanti. Questa di Maragogi e Japaratinga è tutta una costa chiamata proprio Costa dei Coralli. E quindi quando si vedono le piscine naturali è possibile proprio anche vedere questi coralli. Molto carino, adesso vediamo cosa riusciremo a fare.
un tour per prendere la barca per arrivare alle piscine naturali costa come a Porto de Galinas, quindi in realtà dipende, contrattando un po' si può cambiare il prezzo. Di solito va dai 50 ai 100, dura circa 3 ore, 20 minuti per andare, 20 minuti per tornare, o con lo yacht o con la barca tradizionale. Noi siamo riusciti a trovarne uno che ci faceva 50 reais, e non è sicuramente tanto, però se si può andare camminando meglio ancora, insomma. Ovviamente noi abbiamo un budget che rispettiamo, perché più rispettiamo i budget più possiamo continuare a viaggiare, e poi in realtà ci piace anche molto trovare delle soluzioni fai da te, quindi al di là del prezzo molte volte è proprio bello il fatto di riuscire a farlo fuori dai classici circuiti dove vanno i turisti. C'è sempre meno gente, è sempre più autentico, e poi insomma è una sfida nuova, no? Come se fosse un'avventura, e quindi vediamo se ce la facciamo anche questa volta. Non so se sarà possibile, ma ci proveremo, insomma. Il sole ci ha aiutato un po', non c'è ancora il solone, però insomma non piove, e siamo arrivati a Praia do Carneiros. È a circa 50 km da Maragogi, e ci siamo venuti oggi proprio perché c'era brutto tempo, quindi abbiamo detto tanto stiamo in macchina, se anche piove aspettiamo che finisca di piovere stando al coperto e dopo ci godiamo una spiaggia. E questa è conosciuta soprattutto per un'iconica cartolina che si fa qui, che è quella di una piccola chiesa che c'è proprio in riva al mare. Abbiamo fatto un piccolo sentiero che ci ha portato da un parcheggio che abbiamo trovato, diciamo, libero, perché in realtà qui ci sono tantissimi club a pagamento, e mentre invece da questo parcheggio libero si prende una piccola stradina sterrata e dopo all'incirca 1 chilometro si arriva qua, e là infatti davanti a noi c'è già la chiesetta. Anche questa spiaggia è più carina, insomma è più caratteristica quando c'è la bassa marea, perché praticamente tutto questo spazio qui fino alle palme che ci sono là in fondo è praticamente possibile quasi completamente camminarci, e quindi è più caratteristico, ecco, di adesso. Però noi ci accontentiamo di quel che c'è e siamo felici lo stesso. E là, proprio in mezzo all'oceano, c'è una piccola spiaggetta che si è venuta a creare, quindi probabilmente prendendo un passaggio con queste barchette si riesce a raggiungere quello spazio là. E anche quella là, che è una spiaggia davvero dorata, bellissima. Con la Bassa Maria puoi farlo. Esatto, con la Bassa Maria probabilmente si può fare a piedi, insomma. Molto molto carino. La marea si sta alzando, quindi tra poco questo passaggio della spiaggia non ci sarà più, ci sarà solo questo passaggio qui sopra. Eccolo qui il sentiero per l'alta marea. Secondo noi questa spiaggia ha davvero molto potenziale, vista con la bassa marea e con dei colori insomma molto più accesi.
e è molto turistica però, quindi aspettatevi di trovare sempre tante persone per questa piccola igregina che c'è. Questo paesaggio con la chiesa eccetera mi ha ricordato molto un altro paesaggio che avevamo visto a Trancoso, che è un piccolo villaggio, un piccolo paesino però in Bahia, dove c'è questa iconica chiesetta. Non è proprio con i piedi nella sabbia come dicono i brasiliani, come questa, però è comunque in una posizione privilegiata, tipo panoramica, e dove siamo stati l'anno scorso a Trancoso. E anche il luogo è molto simile, cioè sembra che Trancoso come questo, come Praia do Carneiro, sia un po' più di un turismo, diciamo, a fascia alta, ecco. Noi in realtà a Trancoso avevamo trovato una sistemazione in una casetta, dato che era periodo di bassa stagione, e avevamo pagato pochissimo, tipo 14 euro a notte. Non capiamo se oggi siamo più fortunati col tempo o no, sembra che non pioverà, e quindi oggi proveremo a fare uno dei, diciamo, proveremo a visitare uno dei luoghi più iconici di questa costa, che è il Cammino di Mosè. Si tratta di una lingua di sabbia che praticamente entra nel mare dividendo l'oceano in due, e che sembra davvero come se il mare si fosse diviso, e quindi un po' come aveva fatto Mosè secondo la tradizione. Quindi vediamo se davvero riusciamo a farlo. Questo cammino di Mosè è possibile farlo praticamente solo 4 giorni al mese, perché devono esserci delle condizioni particolari di marea. Per arrivarci abbiamo fatto 5 km in macchina e si entra al cammino di Mosè dalla spiaggia di Barra Grande. Quindi andiamo a vedere, dopo che Rebecca ha finito di giocare. Ah, che bello! Si sta già creando il cammino, ma in realtà non è ancora iniziato, perché si vede già, diciamo, persone che stanno camminando, ma la bellezza di questo cammino è proprio quando non c'è più, cioè si vede solo la sabbia. È il momento propizio, ha detto Elena. Lì c'è la riva e noi siamo qua. Continua a scendere l'acqua, continuano a aumentare i turisti, ovviamente. Tutto intorno barchettine che offrono passeggiate alle piscine, moto d'acqua e postazioni dove farsi fotoricordo. Tutto questo durerà ancora un'oretta, un paio d'ore, e dopo la marea continuerà a salire e si riprenderà tutto questo inesorabilmente. E qua siamo arrivati nel locale ristorante. Qua ci sono i battelli chiosco con tanto di ombrelloni, barbecue, musica. Adesso il cammino è ufficialmente concluso, però c'è una lingua di terra che va avanti ancora
Infatti si può avanzare, adesso vedremo fino a dove possiamo avanzare. Questa sarà la cosa divertente da scoprire. La parte turistica del cammino di Mosè è finita, ma noi temerari affronteremo queste onde giganti. Ma che giganti! Arrivano appena sopra la caviglia. Queste onde incredibili solo per voi. Ovviamente qua è più difficile camminare, però è meraviglioso come siamo a quanto dalla costa? A 1 chilometro saremo. Anche di più forse, 1,5 chilometri dalla costa, e nel mezzo dell'oceano si possano vendere qualunque cosa, come miglio, come gamberi, come zucchero filato. Le piscine naturali sono in fondo dove ci sono quegli scogli là, e nuotando si può raggiungerle, anche perché secondo me anche camminando si può raggiungerle. Ovviamente bisogna stare molto attenti agli orari delle maree. Per esempio adesso sono le 9:35, il picco di basso c'è alle 9:44, quindi diciamo da un'ora prima a mezz'ora dopo è possibile arrivare alle piscine. Secondo me sì, domani ci proveremo. Brigada. Qua vendono birra. Siamo su un'amaca in mezzo all'oceano. Queste non sono a pagamento, è possibile stare qui, rilassarsi. Effettivamente è molto rilassante stare su un'amaca in mezzo all'oceano, sempre che non cadiamo. Nel caso cadessimo ci bagneremo un po', ma nessun problema, insomma. Non cadiamo. Ciao. Che dire di questo cammino di Mosè? È sicuramente particolarissimo, l'acqua è limpidissima, qua li chiamano i Caraibi del Brasile, e effettivamente credo che sia davvero così. I colori sono spettacolari, soprattutto se c'è il sole. Ovviamente c'è una marea di gente, ma è ovvio che sia così, insomma. È un luogo molto turistico e molto conosciuto. Però nonostante tutto a noi è piaciuto, ecco, anche se ovviamente sarebbe bello essere da soli in mezzo all'oceano, no? Però tutti potrebbero fare lo stesso pensiero nostro. È anche molto caratteristico, ci sono tutti i venditori qui in mezzo all'oceano, venditori di gelato, di qualsiasi genere, ecco. Quindi dal cammino di Mosè noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima.